lo stile comunicativo di Santa Maria Domenica Mazzarello e della prima comunità di Mornese. Ci domandiamo quali sono gli aspetti della comunicazione emergente dall'esperienza di Santa Maria Domenica Mazzarello e della prima comunità di Mornese? Dobbiamo porre una premessa. Ripercorrendo la vita di Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, noi scopriamo un passato, uno stile di comunicazione che ci attrae, che ci stimola nella nostra pratica comunicativa. Maria Domenica Mazzarello era una donna di relazioni, con un accentuato bisogno di comunicazione e una rara abilità comunicativa relazionale. Già nel piccolo Mornese era conosciuta e apprezzata per la sua capacità comunicativa e di attirare le bambine, le famiglie e condurle al bene. Ella era diventata un punto di riferimento nella comunità di Mornese. Come in Don Bosco, noi scopriamo allora questo stile comunicativo. Mettiamo ora in evidenza alcuni elementi di questo stile comunicativo. Il primo, la necessità di formarsi e di formare alla comunicazione per poter meglio compiere la nostra missione di educatori e evangelizzatori. Main ha imparato a leggere dal padre, mentre era ancora piccola, ma ha imparato a scrivere già da figlia di Maria Ausiliatrice, quando aveva 35 anni di età. Era motivata dal desiderio di poter comunicarsi meglio con le figlie di Maria Ausiliatrice e per poter sviluppare in modo più profondo la sua missione di madre, di superiora, accompagnando l'istituto che ora già si espandeva. Il motivo, portanto, è un motivo, educativo evangelizzatore. Essere capace di tenere i contatti con le missionarie, dedicarsi all'educazione delle giovani e dei giovani, comunicare il Vangelo della gioia, trasmettere e ravvivare il carisma, essere all'altezza della missione che il Signore le aveva affidato. Un secondo elemento della comunicazione Madre Mazzarello: imparare correttamente la lingua e le altre lingue. Madre Mazzarello desiderava che in comunità si parlasse l'italiano. Ricordiamo che le prime figlie di Maria Ausiliatrice parlavano il dialetto. Con la fondazione dell'istituto si impegnano a imparare bene l'italiano. Dobbiamo ricordare questo, che le nostre prime figlie di Maria Ausiliatrice erano donne semplici, poco istruite, che nella sua maggioranza parlavano ancora il dialetto. Quindi imparare a leggere, imparare a scrivere, parlare correttamente l'italiano e imparare altre lingue, come era il caso già dello spagnolo, del francese, era una esigenza della missione educativa. La dimensione missionaria alla quale l'istituto si stava aprendo, con la fondazione di 9 case in Francia, nell'America Latina, era una missione imprescindibile per inserirsi in una maniera vitale nelle nuove culture e poter comunicare il Vangelo della gioia. Un'altra dimensione dello stile comunicativo è l'apertura all'interculturalità. Mornese si caratterizzò fin dall'inizio come un ambiente interculturale. Appena fondato l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice con una chiara finalità educativa, Don Bosco cominciò a inviare le maestre laiche, e alcune dopo diventano anche figlie di Maria Ausiliatrice, per contribuire alla missione. Una delle prime maestre era la giovane Emilia Mosca, maestra di lingua francese. Un'altra era Angela Jandet. Tutte e due erano donne provenienti già non da piccole paesine come le prime figlie di Maria Ausiliatrice di Mornese, ma provenivano dalla grande città, da Torino,
con una preparazione culturale più curata, più qualificata. Mornesi, inoltre, fu fin dagli inizi un ambiente aperto a nuovi orizzonti interculturali, con l'espansione missionaria. Per esempio, nel 1879, dalla casa di Nizza Monferrato, Madre Masarello scrive una lettera per raggiungere le sorelle che appena avevano varcato il grande oceano per andare in America Latina. È una lettera comunitaria, in cui lei dà notizia, tra l'altro, della comunità di Mornesi che appena si era trasferita a Nizza. E già questo trapianto da Mornesi a Nizza era un trapianto non solo geografico, ma anche culturale in vista dell'espansione dell'istituto, cioè per andare in Francia, in America Latina e poi raggiungere i 5 continenti. Nel corpo di questa lettera che Madre Masarello scrive, interpella la giovanissima Sor Angela De Negri, con tratti di delicato affetto e confidenza, e chiede: «Sai già il francese? Studiando le lingue di questo mondo, studia anche il linguaggio dell'anima con Dio». La passione missionaria le interpella ad imparare nuove lingue per meglio poter comunicare il Vangelo della gioia e aprirsi a nuovi contesti interculturali. Un altro aspetto è quello della valorizzazione delle modalità ordinarie di comunicazione. La vita religiosa mornese era segnata da ritmi e tempi di forte condivisione di vita. I momenti della buonanotte, gli incontri personali, gli spazi di profondo silenzio, le conferenze e i momenti di distensione e divertimento ameno e allegro, i fioretti del mese di maggio, le ricreazioni animate in cortile, delle quali si dice che Madre Masarello era l'anima di queste ricreazioni, le accademie, le passeggiate comunitarie, le relazioni con la gente del paese di Mornese, le varie esperienze di incontro, con la gente in parrocchia. Tutti questi erano momenti di autentici spazi privilegiati di comunicazione e di formazione. Poi la valorizzazione dei momenti di festa, della musica, del teatro, della danza, delle buone letture. Sono tutti gli stili e la valorizzazione di spazi privilegiati di comunicazione. Poi un altro tratto, la comunicazione profondamente relazionale, interpersonale, familiare. È soprattutto questo aspetto della comunicazione che caratterizza Maria Domenica in un modo del tutto particolare. Lei desiderava stabilire relazioni autentiche, profonde, sia con le suore che con le giovani. Animava, incoraggiava, desiderava avere notizie delle sue figlie, soprattutto quelle più lontane, cioè quelle che già erano in missione. Madre Masarello non solo coinvolgeva tutti nella missione, e qui possiamo parlare di un stile sinodale comunicativo, ma lei dava la parola, chiedeva la parola, interpellando le persone. Una delle testimonianze dice: anche le suore più giovani o le stesse educande potevano con tutta la libertà esprimere le loro osservazioni per migliorare l'andamento comunitario. Ognuna poteva e doveva esserle di aiuto e di consiglio. Quindi non solo lei ha tante cose da comunicare alle sorelle e alle ragazze, ma anche loro hanno tante cose da dire e a insegnare a lei. Per tutta la vita, infatti,
Maria Domenica, Madre Mazzarello, sarà capace di rivolgere questa saggia domanda, aspettando anche le risposte inedite. Che cosa ne pensi? Come si esprime questo in italiano? Che cosa faresti tu in questo caso? E ora mettiamo in rilievo le lettere di Madre Mazzarello, perché queste, che sono l'unica fonte che abbiamo di lei, rivelano uno stile sinodale comunicativo. Maria Domenica Mazzarello usò l'unico mezzo comunicativo che aveva a sua disposizione nella sua epoca, la relazione interpersonale e la corrispondenza. Le lettere, unici scritti autografi di Madre Mazzarello, sono testimoni eloquenti della sua arte comunicativa. Con uno stile semplice, dialogico, molto familiare, confidenziale, Madre Mazzarello scrive alle sue figlie notizie di famiglia. Con intuizione del proprio animo femminile, ella fa circolare le informazioni, dà le notizie dell'istituto e desidera ricevere le notizie delle varie comunità, delle case, soprattutto quelle in missione. Attraverso la sua parola le incoraggia, illumina, consiglia, orienta. Pertanto le sue lettere sono testimoni e mediazione di una missione educativa, di un carisma educativo, di una maternità spirituale, di una capacità straordinaria di comunicazione. Le 68 lettere di Madre Mazzarello rivelano questo desiderio di consumarsi per l'evangelizzazione e di trasmettere il carisma alle figlie là dove esse ora si trovano. L'epistolario suo è attraversato dalla sollecitazione per la comunicazione. Ad esempio, scrive a Sor Angela Valese: «Non abbiate paura che le vostre lettere mi annoino, tutt'altro, sono anzi contenta che mi diate notizie in disteso di tutto ciò che riguarda voi e le suore. Scrivetemi pure sovente e a lungo, a lungo. Le vostre lettere mi fanno sempre un grande piacere». Con un'altra sorella, Sor Giacinta, quasi in un tono di rimprovero, lei scrive e dice a lei: «Siete morta o viva? Non mi scrivete mai una riga. Tutti danno segno o per mezzo di scritti o per mezzo di altri che si ricordano ancora che sono viva e che si ricordano della mia povera presenza. Ma voi niente». La relazione profonda e intensa che si era stabilita a Mornese non si è attenuata con la distanza. Anzi, continua a essere ancora più feconda con l'espansione missionaria. Le lettere di Madre Mazzarello alimentarono e continuano ad alimentare la comunione di Madre Mazzarello con le sue figlie disperse nel mondo. Quindi, andando a una conclusione, possiamo dire che lo stile comunicativo di Madre Mazzarello è uno stile che ci interpella. Viviamo attualmente un grande paradosso. L'innovazione e la diffusione dei dispositivi e dei media, in particolare digitali, oggi hanno moltiplicato le opportunità di relazioni, di nuove risorse per lo studio e per ogni tipo di lavoro. Hanno ridotto le distanze, hanno abbreviato i tempi e arricchito le modalità di comunicare, ma non sembra che sempre abbiano contribuito a migliorare la qualità delle relazioni tra le persone e i popoli. Credo che lo stile sinodale comunicativo di Madre Mazzarello e della prima comunità di Mornese
ci interpella. Nella semplicità del loro vissuto e dei mezzi che avevano a disposizione, che hanno saputo usufruire, ci hanno trasmesso, hanno messo le persone al centro della missione educativa e hanno saputo, con intelligenza e autenticità, trasmettere la bellezza dei valori umani evangelici e la finalità ultima dell'educazione. La comunità di Mornesi ci appare quindi come il modello di una comunità educante presente, non indifferente alla vita che si vive intorno. Anche oggi la comunicazione è la via privilegiata per ridare a tutti pari dignità e voce, essenza e protagonismo, per comunicare il bene. Sembra essere questa la missione di tutti quanti si trovano ad assumere oggi, nelle mutate condizioni della modernità, il difficile compito di educare.